Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Guardate che tempo che c'è, orribile. Oggi è giornata di partenza, lasciamo Kualo e Vin. Vin è la città più importante a mezz'ora che avete visto in questi giorni. E Kualo è invece questa zona turistica vicino al mare, siamo proprio di fronte al mare. Adesso vi racconto anche cosa è successo qui. Prima però andiamo a mangiare. Andiamo. Oggi per fortuna ci sono diverse persone ospiti di questo hotel. E dico per fortuna perché in questo posto è successa si chiamano tragedie in realtà, comunque un evento catastrofico. Catastrofe. Un evento catastrofico di portata biblica. 3 mesi fa è passato un tifone ed è passato proprio qui, in questa zona, proprio qui davanti a questi hotel, sino a Vin, quindi è entrato anche lungo l'entroterra e ha fatto disastri mostruosi. Adesso vi faccio vedere, dopo la colazione, vi faccio vedere anche cosa ha creato nell'ultimo piano di questo hotel, vi faccio vedere cosa è successo al mare, perché l'altro giorno creavamo supposizioni e basta, ma poi ho fatto delle ricerche e abbiamo capito realmente cos'era successo. Ultimo giorno 3 uova fritte, l'ultimo giorno ci coccolano di più. Ce ne hanno sempre portato 2, le accettiamo. E dopo la colazione, amici, vi volevo appunto parlare di quello che abbiamo capito. Noi quando arriviamo nei posti ovviamente non è che sappiamo tutto, è strano perché poi quando arrivi nei posti inizi a girare con lo scooter, vedi certe cose, fai supposizioni, pensi che sia successo chissà cosa. Ad esempio, quando abbiamo fatto un giro con lo scooter e siamo passati qua nel lungomare e abbiamo visto tutta questa distruzione, abbiamo pensato stanno buttando giù tutti i casotti per fare un bel lungomare e per dare nuova luce, nuova linfa a questo posto. Invece questo posto era già bellissimo e quello che è successo è stato devastante. Si chiama tifone Kajiki, l'artefice di questo disastro. Se riesco vi carico anche qualche fotografia e vi faccio vedere il prima e il dopo. Vabbè, il dopo ve lo posso far vedere anche adesso con la GoPro, comunque in una foto dove si vedrà realmente com'era prima e com'è adesso. Il 25 agosto, quindi 3 mesi e qualche giorno fa, è passato qui un tifone con venti a oltre 166 km/h e ha inondato con piogge torrenziali e ha inondato e spazzato via tutto, alberi. Vedete anche questi giochi, qui c'era un parco giochi bellissimo e ha distrutto praticamente tutto. Era una zona del Vietnam molto carina, molto curata, piena di turismo, aveva una spiaggia meravigliosa e adesso vi faccio vedere cosa è rimasto. Qui c'erano delle strutture ricettive, ma onde di 5-6 metri sono salite qua sopra e sono arrivate anche nella città e poi come tornavano indietro smantellavano tutto e hanno distrutto veramente tutto. Guardate in che condizioni è oggi questo posto. Ha sradicato gli alberi, vedete gli alberi abbattuti, ha distrutto tutto quello che c'era lungo il suo cammino. Spero di trovare qualche foto addirittura dell'occhio del ciclone e qualche foto di questo posto prima che passasse appunto questo maledetto Kajiki, l'hanno chiamato così.
Qua sotto comunque c'era una spiaggia pazzesca di sabbia dorata e non è rimasto più niente. Pali della luce piegati, macerie ovunque, ha spazzato tutto, container girati, le case e i tetti crollati. Adesso vi faccio vedere. Deve essere stato, non deve essere stato, perché poi mi sono documentato e ho visto anche dei video su YouTube. È stato, non deve essere, è stata una tragedia di portata mostruosa. Se cercate anche voi su YouTube tifone Kajiki con la J, Kajiki, e vedete ci sono dei video spaventosi. Questi venti fortissimi che fischiavano e facevano volare anche le persone dei motorini. C'era l'acqua alta 1,5 metri dentro la città. Era tutto allagato, questa zona era tutta allagata, hanno perso tutto, interi raccolti persi in un giorno. Guardate la devastazione di un ciclone, non ci si crede. Ha fatto crollare tutto, i tetti, li vedete? Ha fatto crollare tutto, c'è come se avessero sganciato delle bombe. Tutti i pali della luce piegati, divelti, gli alberi non hanno più rami e foglie. Sembra come se fosse passata una bomba atomica, come se abbiano sganciato una bomba atomica, perché guardate le macerie. Ha fatto crollare la passeggiata del lungomare. Adesso vi faccio vedere. È una devastazione totale. Gli hotel hanno danni tutti, anche quello nostro. Dopo vi faccio vedere, saliamo sopra all'ultimo piano dove siamo noi, vi faccio vedere cosa ha fatto all'ultimo piano. Ha scoperchiato i tetti delle case, degli hotel. Guardate i lampioni, guardate questa passeggiata del lungomare. Noi abbiamo girato in questi giorni, abbiamo mangiato in diversi chioschi, siamo stati un po' da queste parti. E poi ho visto una fotografia dove si vedevano solo le case più alte, il resto era tutto sommerso. Era tutto sott'acqua, ragazzi. È pazzesco, è davvero triste. E siamo molto felici di essere stati qui e in qualche modo di parlarne ancora, per dare un po' di visibilità a questo disastro, per aiutare queste popolazioni. E siamo contenti di essere stati qui, di aver speso i nostri soldi qui, di aver mangiato in tantissimi street food, di aver lasciato un po' di soldi a questi hotel, perché hanno perso tutto. Questi hotel dovevano essere bellissimi, da un giorno all'altro si sono ritrovati senza più niente, senza più clienti, senza più entrate. L'economia di questo posto è crollata a zero, praticamente a zero. Quando poi abbiamo fatto le ricerche, abbiamo capito tutto, mi ha reso davvero molto triste. Vedere quello che hanno passato queste povere persone rende davvero triste. Hai tutto, stai bene, sei felice, vivi in un bel posto, hai la sfortuna che si forma questo tifone, passa proprio qui da te e ti lascia senza niente. Adesso torno in hotel e vi faccio vedere anche all'ultimo piano cosa è successo. Qua sicuramente i pescatori sono, vedete, 1, 2, 3, 4, stanno tirando le reti. Di questi fenomeni spesso se ne parla anche nei telegiornali italiani. Si è parlato ovviamente dello tsunami che colpì la Thailandia, ma di questo tifone che colpì il Vietnam io non ho mai sentito nulla, ed ecco perché l'abbiamo scoperto solo noi informandoci e cercando di capire dopo aver visto tutta questa distruzione. Colpì precisamente proprio questa zona che si chiama Kua Lo. Vedete come sono le palme, i cavi elettrici, ha strappato tutto e ha
veramente distrutto tutto. Gli alberi dovevano essere tutti bellissimi, curati, sono senza foglie, vedete, spezzate, anzi alcune sono riuscite a rimanere in piedi. Ma immaginatevi qui l'acqua alta metri, ha sommerso tutto, deve aver riempito la piscina di detriti, deve aver fatto un disastro pazzesco, anzi che sono ancora in piedi, vedete, l'hotel è completamente rovinato, sgretolato, ha fatto saltare l'intonaco dappertutto. È un popolo, i vietnamiti sono un popolo meraviglioso, fortissimo, e lottano sempre, non abbassano mai la testa, vanno avanti. Guardate ancora l'ultimo piano, guardate cosa è successo. Guardate, ci sono ancora i calcinacci in terra, qui non hanno ancora pulito, perché è proprio recentissimo. Immaginatevi la forza di questo tifone, guardate. Qui ha sfondato tutto. C'era una palestra, c'era una zona relax, non c'è più niente. Guardate il tetto, la divelto, guardate qua. Piano piano staranno cercando di tornare alla normalità, ma queste calamità ti segnano. Chissà, probabilmente non ricevono neanche gli aiuti giusti perché non ce n'è, quindi devono cavarsela con le loro forze. Comunque davvero spaventoso, mi ha toccato. 10:15, ultimo giro di perlustrazione come sempre e scendiamo giù nella hall, aspettiamo il taxi. Si parte. Siamo felici di essere stati qui. Partiamo, Siamo felici di essere stati qui. Purtroppo per via del tempo non abbiamo potuto fare delle escursioni, però felici anche di essere stati qui e di aver contribuito in qualche modo a... Ah sì, poverini, certo. Insomma, lasciare qualche soldino in questa terra colpita da questa catastrofe. Sì. Andiamo. Andiamo. Abbiamo già la macchina pronta, siamo scesi un po' prima, abbiamo fatto bene. Ragazzi, siamo partiti 2 ore e 58 minuti di corsa in taxi, 201 km. Mi dice il nostro amico tassista che l'ultimo fenomeno prima di questo è stato 30 anni fa. Ero convinto che fossero molto più frequenti qui per via del clima equatoriale, per via della posizione. Invece così ha detto 30 anni. Due minuti giù dalla macchina, ci rilassiamo. Un secondo, ci sgranchiamo le gambe. Oggi abbiamo viaggiato con una macchinetta piccolina, scomodissima, i sedili alti, ancora un po' con la testa nel soffitto, nel cielo della macchina. Comunque siamo in una zona parecchio montuosa e boschiva e ci siamo quasi, manca un'oretta, ne abbiamo fatte 2. Ragazzi, non comincio a filmare, ci siamo, mancano 2 minuti, dico non comincio a filmare dalla macchina perché intanto vedremo tutto o in scooter, a piedi, in giro, con riprese migliori. Quindi adesso non vi faccio vedere niente, andiamo dritti in hotel. Aggiusto un'inquadratura così dal cristallo anteriore.
Ragazzi, qua giornata strepitosa, caldo, 26 gradi e sole finalmente. Rita, grande. Finalmente sì. Sembra che siamo finiti in un vero paradiso terrestre, sembra proprio così. Camera vista fiume, qui si possono noleggiare kayak, hai a disposizione le biciclette, ma noi prendiamo anche uno scooter. Si può mangiare qua in questa terrazza. Questa, ragazzi, è la nuova camera, l'abbiamo già prolungato per 2 giorni perché il posto è mostruoso. Vi faccio vedere cosa si vede dalla nostra finestra. Abbiamo il fiume proprio sotto casa, vabbè, davvero meraviglioso, veramente. Qua sì che mi piace, qua mi piace davvero. Dovevamo stare 2 notti e gli ho già detto che rimaniamo 4, anche perché qua c'è da vedere di tutto, grotte. Qua ci sono le grotte più grandi del mondo. Poi già da fare escursioni sul fiume, ci sono troppe cose da vedere, quindi in 2 notti non avremmo fatto nulla. Adesso andiamo a pranzo, prendiamo subito lo scooter. Ragazzi, finalmente al caldo, adesso iniziamo a godere, siamo in pantaloncini, magliettine e scooter. Ma più a sud farà ancora più caldo, quindi staremo ancora meglio, o peggio, non è detto, perché poi anche troppo... No, io sto meglio. Vabbè, poi anche troppo non fa piacere. Comunque abbiamo già lo scooter, adesso ci fermiamo da qualche parte e pranziamo. La camera è stupenda, cioè niente di che, ma la vista è tanta roba. Dopo vi parlo e vi faccio vedere tutte le escursioni che si possono fare. A pranzo, ragazzi, mangiamo, guardate quanti piatti diversi ci sono. Mangiamo un risotto con carne e verdure, mangiamo un piatto di spiedini e verdure lì su. E poi in esplorazione totale. Ci piace questo posto per il momento, vero? Tutto da esplorare, ma sembra davvero bello. Da scoprire, però è sicuramente più allegro, più Tu pensa che il tassista poi... colorato. Il tassista, Rita, stava già facendo foto, eccetera. Lui abita 3 ore da qui, quindi vuol dire che stava facendo foto. Per lui è un posto Sì. bello, un posto importante del Vietnam. Primo piatto, involtini, noodle e verdure. Buon appetito, Rita. Buon appetito. Secondo piatto, riso con verdure. Abbiamo pranzato bene, adesso alla scoperta di Phang. L'ha chiamato così perché Pang con l'H è Fan, NH e Gna, quindi Phang alla scoperta. Pagato 1,50 euro a testa. Anche oggi, Rita, Un pranzo costosissimo. prima cosa dobbiamo fare benzina e mi ha detto che c'è un distributore a 2 minuti. Questa è una parte meno turistica del fiume. Tutte le case, gli hotel sono un po' più avanti verso appunto la nostra zona. E qua sembrano tutte baracche, case dei residenti, dei local. Però fanno escursioni ovunque perché ci sono barche dappertutto. È un posto incredibile, non so perché, ma mi affascina particolarmente, mi piace proprio. Tu che mangi? Non mangiamo mai frutta, quindi... E qui ne vendono di tutti i tipi, quindi abbiamo comprato un po' di mandarini, voglio vedere se sono buoni. Buoni? Approvi? Buoni, dolci. E adesso Rita si beve il suo caffè con panorama, però, Guardate che bel panorama che abbiamo da questo bar.
Ci deve essere un torneo di calcio, giocano scalzi i ragazzi. Alcuni scalzi, alcuni con un paio di scarpe da tennis. Nessuno ha le scarpette con i tacchetti, questo è sicuro. E quando vediamo queste scene che pensiamo che siamo cresciuti noi della mia età anche discretamente, ma poi guardate le ciabatte e le ciabatte in strada per fare la porta, poi si gioca. E di là invece tutti scalzi, 50 bambini, solo 2 con le scarpette da tennis, nessuno con le scarpette da calcio ovviamente, eppure si divertono tutti. Il nostro mondo sta finendo a pezzi da quelle parti, dalle nostre parti, secondo me, vedendo i ragazzini. Lui sì. Che forbici che è quella? Pericoloso. Goodbye. Ragazzi, adesso stiamo organizzando per le più belle escursioni che si possono fare qui a Fogna. C'è la grotta più grande del mondo, come vi ho già detto, e ci sono escursioni nella giungla, si nuota dentro le grotte, deve essere molto bello. La prima domani mattina dobbiamo essere qua alle 8 per fare colazione, alle 8:50 si parte. Ciao. Ciao. Ciao, bravo. Ciao everyone. Dopo che abbiamo organizzato le escursioni, abbiamo parlato di tutto, abbiamo comprato il repellente per le zanzare, carissimo, però ho voluto il migliore, non si sa mai, poi ce n'è molto, questo ce lo spruzziamo anche nei vestiti, non solo nella pelle. Rita, forse abbiamo una chiesa vicino, sarebbe stato meglio una stazione ferroviaria. Molto vicino. Ragazzi, dopo le campane c'è anche la musica. Il bello è che la chiesa è in costruzione, cioè non c'è nulla, c'è solo il cemello, i pilastri. Ci sono solo i pilastri e l'altoparlante. Vabbè. Sono le 8:15. Ci siamo un attimo organizzati nella camera, ho lavorato un'oretta e mezzo, 2. Dopo che siamo andati a comprare l'antizanzari, il repellente per le zanzare in farmacia, per l'escursione che dobbiamo fare dopodomani. Adesso scendiamo
per cena e poi torniamo in camera. Domani mattina abbiamo la prima escursione, semplice, si salirà in queste barche che porteranno in una grotta bellissima e poi invece la seconda sarà molto più impegnativa, saranno 9 chilometri in mezzo alla giungla, si farà il bagno in delle acque meravigliose, in mezzo alla giungla, non lo so, lo vedremo ragazzi, non anticipo nulla perché non lo so manco io. Rita pronta? Pronti. Si è rifatta i capelli, doccia, eccetera, eccetera, anche Rita. Andiamo. Andiamo. Mangiamo nel ristorante dell'hotel direttamente. Qua è molto bello, sarebbe bello a pranzo di fronte al fiume perché è illuminato. E abbiamo anche l'albero di Natale, mica scherziamo. Guardate che carino, ma poi qua sotto, ve lo ricordate? C'è il fiume, adesso c'è buio chiaramente, ve lo rifaccio vedere domani perché è troppo bello. Queste camere così sul fiume sono stupende e anche il ristorantino è carino. Oggi ragazzi facciamo anche un brindisi, non stiamo bevendo mai, ma qui ce l'hanno e un bicchiere di vino ce lo beviamo, cinci. E poi è arrivata anche la cena. Pollo, verdure e noodle.